Andiamo adesso a vedere qual è il senso delle norme giuridiche. Lo abbiamo già esplicitato sommariamente nelle lezioni precedenti, adesso andiamo ad approfondire questo concetto. Quindi apriamo la relativa diapositiva e diciamo innanzitutto che le norme giuridiche sono poste a garanzia dell'ordine sociale, e questo l'avevamo già detto in precedenza. Ora approfondiamo un momento il concetto di ordine sociale. L'ordine sociale non è semplicemente stare insieme, vivere nello stesso villaggio, nella stessa città, nello stesso stato, ma significa stare insieme ad altri esseri umani minimizzando per quanto possibile il conflitto. È chiaro che se io vengo a rubarti i frutti dell'orto che tu con fatica hai coltivato tutto l'anno, tra me e te si crea un conflitto. Ecco le norme che sono poste a tutela della proprietà privata, nel senso che te nel mio orto non ci devi nemmeno entrare anche se non mi rubi niente, e poi le norme poste a tutela dei beni, quindi prevedendo uno dei delitti contro il patrimonio che è appunto il furto. Le norme giuridiche quindi servono a coordinare le azioni individuali e l'ordine sociale, perché ci possa essere ordine all'interno di un consesso umano, sono richieste tutta una serie di azioni individuali che minimizzano il conflitto, nel senso che vanno a imporre di fare una certa cosa. Se ho sottoscritto un contratto, io devo adempiere, devo onorare il contratto, oppure di non fare una certa cosa. Non devo uccidere nessuno, non devo creare lesioni personali a nessuno, non devo rubare i frutti nell'orto di un'altra persona. E tutte queste regole insieme appunto formano il diritto che esiste ovunque ci sia una società che vive in maniera ordinata. E il presupposto per vivere in maniera ordinata è quello di porre un freno alle motivazioni soggettive. Questo freno appunto sono le norme giuridiche, che vanno a sostituire delle norme oggettive, delle norme che possono essere frutto anche di convincimenti personali, di convincimenti religiosi, ma che appunto giuridiche non sono. Le norme giuridiche vanno a porre questo freno alle motivazioni soggettive, nel senso che io ci devo pensare 3 volte prima di entrare nella casa di un'altra persona a rubare, perché poi verrò imputato di furto e di violazione di domicilio. Poi c'è anche chi lo fa, però sa benissimo che nel caso in cui venga scoperto sarà incriminato per furto e per violazione di domicilio. Il diritto, come abbiamo già detto precedentemente più di una volta, è l'insieme di tutte queste norme giuridiche che riguardano le azioni umane, e si tratta di una definizione molto importante che va a definire la funzione del diritto, cioè quella di costringere gli uomini che vivono in una comunità umana ad agire in un determinato modo, a onorare il contratto, a soccorrere una persona nel caso in cui si imbattano in un incidente stradale e quella persona necessiti di soccorso, che non vuol dire la regola evangelica ama il prossimo tuo come te stesso, perché in quel caso, anche se per te quella regola non vale, perché in mille altre occasioni della tua vita del prossimo tuo te ne interessa il giusto, in quel caso lo devi fare anche se del prossimo tuo non interessa il giusto, perché quella è una norma giuridica. Abbiamo già fatto quindi molti esempi relativamente alle norme giuridiche, vediamo anche questi tre riportati nella diapositiva. È vietato farsi giustizia da soli, nel senso che anche quando qualcuno viola una norma giuridica e quindi va a ledere gli interessi patrimoniali o anche non patrimoniali di un'altra persona, quest'altra persona non deve farsi giustizia da sola. Questa è una regola giuridica, quella per cui c'è un'autorità, c'è un potere dello Stato, che è quello giudiziario, che è competente a fare giustizia. Il giudice non può infliggere la pena che ritiene personalmente opportuna, nel senso che il giudice può infliggere la pena che per quel fatto è prevista dalla legge, quindi se una persona ha tradito la moglie o il marito, questo fatto poi magari gli sarà addebitato nel momento in cui ci sarà la causa di divorzio, e che quindi comporterà delle conseguenze negative per chi ha degli addebiti a carico. Anche se il giudice fosse un fervente credente, non potrebbe andare ad applicare la regola biblica per cui, che punisce l'adulterio con la lapidazione, perché appunto quella è una norma religiosa e non è assolutamente una norma giuridica.
tutti i cittadini devono pagare le imposte, quindi chi non le paga ovviamente non contribuisce al sostegno della spesa pubblica che va nella sanità, che va nella scuola, è passibile appunto dell'applicazione di sanzioni.